Ciao a tutti boys e benvenuti in questo nuovo e tristissimo video. Quest'anno per me è davvero da cancellare. Avete presente quei periodi in cui la sfiga sembra avere gli occhi puntati solo su di voi, dove sembra andare tutto male, dove sembra che i pianeti per un'assurda coincidenza cosmica si siano allineati solo per romperti le palle? Ecco, questo è uno di quei periodi dove comanda la sfiga. Vi faccio un breve riassunto di quest'estate di... Questo video che state vedendo è stato registrato il 25 di agosto. Verso la metà di giugno ho scoperto che il mio amatissimo cane Smoke, un Labrador Chocolate di 7 anni, aveva un brutto tumore e in meno di un mese me lo ha portato via, nonostante tutti i miei sforzi sia in tempo che in denaro per riuscire a farlo vivere dignitosamente ancora un po'. Per me è stato davvero un brutto colpo, è come perdere un membro della famiglia, una parte di me, cosa che in effetti era, e devo ancora riprendermi da questo lutto. Ma andiamo oltre. Visto le ingenti spese economiche dovute alle cure del cane, ho deciso che per quest'anno non sarei andato in vacanza, ma che eventualmente avrei fatto qualche weekend in qualche città d'Italia che volevo visitare e che il resto dei fine settimana sarei andato a girare in bici. Bene, per il weekend che andava da venerdì 12 a domenica 14 agosto ho quindi prenotato una stanza a Roma e sono andato con un'amica. Primo giorno tutto bene, visitiamo la magnifica capitale camminando per chilometri e chilometri immersi nella storia. Colosseo, Fori, Arapacis, Pantheon, Castel Sant'Angelo, eccetera eccetera eccetera. Secondo giorno, 13 agosto, maledetto 13 agosto, usciamo la mattina e mentre stavo camminando guardandomi in giro non mi accorgo che il marciapiede finisce. Metto male il piede e cado come un salame. Non so perché, ma con il pugno della mano sinistra ha chiuso. Ho sentito subito che qualcosa non andava e che il dolore era forte, ma essendo io un discendente del popolo spartano... Questa è Sparta! Decido comunque di dirigermi alla fermata del bus che dovevamo prendere. Mi guardo la mano e vedo che c'era una strana protuberanza sotto la nocca del mignolo. Passo leggermente la mano sopra ed inizio a vedere le stelle, i pianeti e qualsiasi altro oggetto cosmico e capisco che in fondo non sono così tanto uno spartano. Inizio a sentire subito un dolore fortissimo, il battito del cuore accelerare, sudare freddo e decido quindi di chiedere a dei conducenti che erano in attesa dell'inizio del turno se potevano chiamare un'ambulanza. Loro, gentilissimi, chiamano subito e poco dopo vengo trasportato all'ospedale Santo Spirito di Roma, che è proprio a 2 passi da Piazza San Pietro. Arrivo in ospedale, tampone fino al cervello, solite cose di routine e vado a fare una lastra. Praticamente mi sono rotto una mano. Più precisamente ho subito una frattura scomposta angolata del collo del quinto metacarpo. Non ho una lastra mia perché ero a Roma e non me l'hanno lasciata, ma era più o meno una roba del genere. L'ortopedico effettua poi una manovra di riduzione della frattura, ovvero manovrare le ossa per riallinearle, una delle cose più dolorose che abbia mai provato, e mi mette poi un gesso dicendomi di sperare che abbia fatto un buon lavoro, altrimenti la mano andava operata, e mi spedisce a fare una lastra di controllo. Fortunatamente la riduzione è andata bene e mi dimettono con indicazione di un'ulteriore lastra di controllo dopo 3-4 giorni per verificare la tenuta della riduzione. Uscito dall'ospedale, visto che ci sono, vado in piazza San Pietro, tiro giù 2, 3 o forse 400 e più porconi e con il cuore un po' più leggero ritorno in hotel. Torno a casa, il 16 vado in ospedale per fare la lastra e mi danno appuntamento per il 17 per una visita specifica sulla mano. Mi tolgono il mega gesso che avevo fino a qui e mi mettono una stecca rigida, come questa, e mi dicono di tornare il 25 per verificare come sta andando, ovvero oggi.
Vi dico, dal 13 al 23 ho dormito davvero pochissimo perché nonostante prendessi degli antidolorifici di notte da sdraiato sentivo comunque un male della Madonna e non riuscivo quindi a riposare bene. Negli ultimi giorni però vi devo dire... Guarda, vi devo dire, che così brutta la situa alla fine non è. Torno il 25, mi tolgono la stecca e vado a fare la lastra. In quella mezz'oretta di attesa con la mano libera provo a muovere le 2 dita steccate e a parte il dolore la mobilità è bassissima, ovviamente per via dell'immobilizzazione. E ho già capito che mi aspetteranno mesi di fisioterapia per recuperare la mobilità. Ma la frattura tutto sommato sembra andare bene, quindi mi rimettono una nuova stecca rigida che è questa che vedete. Qui sotto è rigida e qui sopra no, più morbida. Insomma, risultato finale. Stecca rigida fino al 14 di settembre se tutto va bene. Niente sforzi, carichi o attività sportiva di qualsiasi genere per 3 mesi dopo il periodo di immobilizzazione. Stagione in bici finita. Ferie che dovevo fare l'ultima settimana di agosto e la prima di settembre andate. Che dire ragazzi, sono davvero triste. In primis di non poter andare in bici. Tra l'altro mi sentivo in forma ultimamente, stavo iniziando a girare molto bene, a dargli del gran gas e un brusco stop così andrà ad incidere sicuramente sul feeling con la guida. In secondo luogo sono annoiato perché oltre a guardare film e serie tv non posso fare nulla ed essendo io una persona sportiva che tra palestra e bici è sempre attiva sto un po' impazzendo. Ma io non mollo perché non l'ho mai fatto nella mia vita e non lo farò ora. E poi lo so, la colpa è mia, solo e soltanto mia. Non si può lanciare il sasso e nascondere la mano. Tornerò e più forte di prima. D'altronde si sa, una mano lava l'altra. Ovviamente vi aggiornerò poi sulla situazione quando avrò novità. Non resterò fermo con i video sul canale perché ho un video da pubblicare su un bike park e una nuova serie di video che avevo già in mente di pubblicare quest'inverno, ma che viste le circostanze anticiperò. Spero che il video vi sia piaciuto. E se così fosse vi invito a lasciare un like, un commento e ad iscrivervi al canale e datemi un po' di supporto perché in questo periodo davvero ne ho bisogno. Per oggi è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Bella.